A differenza dei sistemi SAP on-premise, dove viene deciso in autonomia come gestire le utenze, nei sistemi SAP Cloud ci sono alcune opzioni standard e configurazioni diverse. Vediamo cosa conviene fare e come. Ciao, sono Massimo ed oggi parliamo della possibilità che SAP offre per la gestione delle identità digitali in ambiente cloud. Ma prima di partire ti ricordo, se ancora non l'hai fatto, di registrarti al nostro canale. Va sottolineato che i sistemi cloud, sotto alcuni aspetti, sono più facilmente integrabili rispetto ai sistemi on-premise, dato che tra l'altro supportano tecnologie più recenti. Questo, ad esempio, consente di utilizzare degli identity provider terzi collegati ai sistemi SAP. Che cosa intendo dire? Che se hai ad esempio Azure Active Directory, può diventare questo l'identity provider principale. Ma non sempre l'Active Directory può essere direttamente collegata ai sistemi cloud SAP. Inoltre, in alcuni scenari, potrebbe non essere nemmeno utile farlo. Per questo SAP ha in realtà messo a disposizione due specifici servizi chiamati rispettivamente SAP Cloud Identity Authentication Service, chiamato IaaS, e SAP Cloud Identity Provisioning Services, chiamato IPS, da non confondere con Intrusion Prevention System. Partiamo dal primo. Come dice la parola stessa, stiamo parlando di un servizio di autenticazione, quindi serve per capire se l'utente che vuole utilizzare un certo servizio è realmente chi dice di essere. In uno scenario ibrido, ovvero con alcune soluzioni on-premise ed altre on-cloud, si potrebbe optare per gestire in maniera separata le utenze. In altre parole, nei sistemi on-premise definisco le utenze e allo stesso modo lo faccio nei sistemi on-cloud, come se fossero sistemi diversi, ma dove potrebbero esserci le medesime persone di fatto. Un caso limite è avere un'utenza diversa in sistemi diversi per la stessa persona, magari con credenziali diverse. Ecco, questo scenario può stare in piedi in piccoli contesti, in contesti molto più grandi e con parecchi sistemi potrebbe non funzionare. Così, attraverso il servizio di Identity Authentication Service, è possibile definire un Identity Provider che sarà utilizzato dai sistemi cloud come repository delle utenze. Nel caso in cui lo IaaS non sia effettivamente l'identity provider, è possibile attivarlo in modalità proxy, ovvero la fonte ufficiale diventerà ad esempio l'Active Directory e lo IaaS farà da ponte verso i sistemi cloud. Il vantaggio di questo scenario è che sarà possibile attivare dei meccanismi di single sign-on oppure delle verifiche di accesso, in altre parole risk-based authentication, ovvero delle regole che definiscono il rischio di accesso in base ad alcuni attributi, ad esempio l'IP, l'ID di provenienza, gli orari, la posizione geografica e così via, o anche della multiple factor authentication, magari basandoci su fattori biometrici. Questo quindi diventa un aspetto importante anche per l'esperienza che vogliamo far fruire agli utenti che utilizzeranno questi sistemi. Allo stesso modo, ma per scopi leggermente diversi, è stato introdotto il servizio di IPS, Identity Provisioning Service. In questo caso, una delle funzionalità principali, come dice la parola stessa, è quello di leggere o scrivere su dei data source contenenti utenti. Ma cosa posso fare quindi nella pratica? Se devo leggere delle informazioni su alcuni attributi degli utenti censiti nell'Identity Authentication Service, ad esempio il manager di un utente, ipotizzando che questo dato sia presente e popolato, lo posso fare attraverso il servizio IPS che leggerà questo dato e lo fornirà all'applicativo che lo ha richiesto. Così come è possibile automatizzare delle richieste d'accesso. Ad esempio, se possiedo un certo gruppo, allora la mia utenza deve essere creata anche sul sistema XY. Quindi in questo caso non farò delle sole letture, ma andrò anche a fare potenzialmente delle scritture sul sistema target. Ma allora potrebbe essere lecito utilizzare il servizio di Identity Provisioning Service come un Identity Management? In realtà no, in quanto nel servizio IPS, almeno per ora, non è possibile avere dei workflow applicativi di approvazione, solitamente presenti nei sistemi di gestione delle identità aziendali. Di conseguenza, in questo caso, servono ulteriori prodotti, eventualmente in aggiunta ai servizi di cui abbiamo parlato, come ad esempio il SAP Identity Governance, oppure dei sistemi di Identity Management, ad esempio il SAP Identity Management. Contattaci se vuoi scoprire cosa abbiamo fatto in altre situazioni di questo tipo o per ulteriori approfondimenti. A presto, ciao!